Sai come si usa l'imperfetto in italiano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale ogni settimana pubblico tanti video interessanti di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi se tutti questi argomenti ti interessano, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai nessun video futuro. Nel video di oggi parliamo di un tempo passato molto importante in italiano, l'imperfetto. Iniziamo subito dalla coniugazione. In italiano normalmente quello che facciamo quando vogliamo coniugare un verbo, per esempio al presente, è togliere le desinenze dell'infinito, are, ere, ire, e aggiungere quelle del presente. Per esempio, se prendiamo il verbo guardare, togliamo are, abbiamo guard e poi aggiungiamo le desinenze del presente. In questo caso per io abbiamo guardo. Con l'imperfetto invece è un po' diverso, è più facile, perché non dobbiamo togliere tutte le lettere della desinenza dell'infinito, ma solo R e. Quindi se prendiamo il verbo guardare, togliamo re e abbiamo guarda. Poi qui aggiungiamo le desinenze dell'imperfetto. Per io è vo, quindi guardavo. Guardavo. Questo è molto conveniente perché tutte quante le desinenze dell'imperfetto sono uguali per tutte e tre le coniugazioni. Infatti abbiamo vo, vi, va, vamo, vate, vano. Quindi togli re, aggiungi queste e hai finito. E ora vediamo la coniugazione di tre verbi all'imperfetto. Iniziamo dal verbo lavorare. Ascolta attentamente. Io lavoravo, tu lavoravi, lui, lei lavorava, noi lavoravamo, voi lavoravate, loro lavoravano. Passiamo al verbo avere. Io avevo, tu avevi, lui, lei aveva, noi avevamo, voi avevate, loro avevano. E per finire il verbo dormire. Io dormivo, tu dormivi, lui, lei dormiva, noi dormivamo, voi dormivate, loro dormivano. Facile, no? E ora voglio darti una bella notizia. Anche se in italiano ci sono tanti verbi irregolari, all'imperfetto i verbi irregolari sono solo 4 e basta. Questa sì che è una bella notizia. I verbi irregolari sono essere, fare, dire e bere. Iniziamo a coniugare il verbo essere, che sicuramente già conosci. Io ero, tu eri, lui, lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. E ora passiamo al verbo fare. Io facevo, tu facevi, lui, lei faceva, noi facevamo, voi facevate, loro facevano. E ora passiamo al verbo dire. Io dicevo, tu dicevi, lui, lei diceva, noi dicevamo, voi dicevate, loro dicevano. E ora passiamo al verbo bere. Io bevevo, tu bevevi, lui, lei beveva, noi bevevamo, voi bevevate, loro bevevano. E adesso che sappiamo come coniugare l'imperfetto, vediamo i suoi usi. L'imperfetto, per prima cosa, si usa per parlare di abitudini o azioni ricorrenti nel passato. Per esempio, se io dico da piccolo andavo in vacanza in Sicilia ogni anno, uso andavo l'imperfetto perché voglio dire che questa era un'abitudine, un'azione ricorrente. Andavamo in vacanze in Sicilia ogni anno, quindi era una cosa che facevamo sempre, ogni anno, con abitudine. Usiamo l'imperfetto anche per fare una descrizione di una persona
o di un luogo, un posto nel passato. Per esempio, l'hotel a Milano era sporco. Uso era perché sto descrivendo l'hotel. Era sporco. È una descrizione di un luogo. Usiamo l'imperfetto anche per parlare di età o momenti della vita. Per esempio, quando avevo 6 anni facevo nuoto. In questo caso sto dicendo la mia età. Quando avevo 6 anni. Dato che è un'età al passato, usiamo l'imperfetto. Per finire, usiamo l'imperfetto anche per fare una richiesta educata, nella maggior parte dei casi con il verbo volere. Per esempio, volevo parlarti. Questo è molto comune, dire cose come volevo parlarti, volevo sentirti, volevo chiamarti. In questo caso stiamo chiedendo se possiamo fare quella cosa e per fare questa richiesta usiamo l'imperfetto. Usiamo l'imperfetto anche per parlare di un'azione lunga interrotta da un'azione più breve, improvvisa. Per esempio, mi ha chiamato mentre guidavo. Mi ha chiamato mentre guidavo. Quindi qui abbiamo un'azione lunga, cioè guidare, interrotta da un'azione breve, qualcuno che ti chiama. Quindi quando abbiamo due azioni, una lunga e una corta, che succede durante quella lunga, per l'azione lunga usiamo l'imperfetto, guidavo. Per l'azione breve usiamo il passato prossimo, ha chiamato. Però ricorda un'altra cosa, quando abbiamo mentre, nella maggior parte dei casi, quasi sempre, usiamo l'imperfetto. Quindi se hai mentre e stai parlando del passato, usa l'imperfetto. Voglio farti vedere anche un ultimo esempio. Mentre cenavo, guardavo un film. Mentre cenavo, guardavo un film. In questo caso abbiamo due azioni che avvengono nello stesso momento e sono tutte e due lunghe. Infatti qui abbiamo mentre, e quindi usiamo l'imperfetto, mentre cenavo, ma l'avverbio mentre ci dà proprio l'idea che un'azione succede allo stesso tempo di un'altra. Quindi nel momento in cui io cenavo, allo stesso tempo stavo anche guardando un film, per esempio. Ecco perché mentre cenavo guardavo un film. Quando abbiamo un caso come questo, cioè due azioni lunghe, continue nel passato che avvengono nello stesso momento, usiamo l'imperfetto per tutte e due le azioni. Però se vuoi un video più approfondito sulle differenze tra l'imperfetto e il passato prossimo, voglio consigliarti questo video che ho pubblicato un po' di tempo fa sul mio canale. È molto utile, ti consiglio di guardarlo. Benissimo, quindi hai capito come funziona l'imperfetto in italiano? Beh, se ti ho aiutato con questo video, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta davvero tanto perché suggerisce a YouTube che questo video è buono e utile e quindi YouTube invierà questo video a tante altre persone che come te potranno imparare l'italiano con me. Quindi grazie mille per il tuo mi piace. È davvero molto importante per me. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!